Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch in scala 1:8, edizione Hachette, uscita numero 31. Non è un montaggio complicato, però voi non vi preoccupate, oltre a guardare le istruzioni seguite anche Michele e se può esservi d'aiuto quello che dico, ne terrete presente. Allora, prima di tutto andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Ormai i miei iscritti sanno che ci tengo a far vedere tutto quello che è, non soltanto le immagini bellissime, le fotografie, altrettanto, ma anche quello che c'è scritto, così se vorrete potrete dare anche lettura. Mentre faccio scorrere le immagini ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone quindi che mi visualizzano, e per quelli ancora che non si sono iscritti ma hanno il piacere di farlo e semplicemente si dimenticano, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Inoltre date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. E se qualcuno di voi avesse piacere di farsi montare un modello da me, mi contatti. Stiamo quasi finendo, anzi abbiamo finito con la prossima uscita, la numero 32, i pezzi per montare le sospensioni posteriori. Andremo sia con questo numero, il 31, che con il 32 e il 33, che sono già qui con me, le avete visti nell'unboxing. Andremo a terminare il sistema di ammortizzatori posteriori con il montaggio del differenziale e tutto quello che riguarda appunto molle, tiranti e altro. Una sola cosa prima di iniziare, come dico ormai di consueto nei miei video, mi raccomando ragazzi, se volete aiutarmi, oltre a condividere i miei video nei gruppi dedicati, iscrivetevi su Facebook ai miei gruppi, ce n'è uno per ogni cosa che sto costruendo, ma soprattutto quando iniziano le pubblicità e dopo pochi secondi avete la possibilità di saltare l'annuncio, ecco, se volete, non dico se potete perché potere potete, se volete, non saltate l'annuncio, non lo saltate ragazzi, perché è l'unica briciola che mi può arrivare. Ecco, io cerco di aiutarvi perché ho la passione, questo canale è un canale nato per aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini, però è importante per me, per la vita del mio canale, che siete voi, non saltare gli annunci. Poi ci sono altre due forme che sono economiche, che è il link che metto in descrizione, Patreon, dove se vorrete potrete dare un contributo per sostenere il canale, e anche il grazie che c'è sotto ogni video, basta cliccarci sopra e deciderete voi quanto offrire. Tenete presente però che per quanto riguarda il grazie, l'ultimo di cui vi ho parlato, oltre la metà non viene a me. Ecco, vi dico solo questo. Quindi a me molto onestamente è più che sufficiente che voi non mi saltiate le pubblicità. Grazie dell'ascolto, ma è importante per me. Lo so che voi volete subito andare al montaggio, ma diversamente io non riesco a tenere aperto il canale. Ecco qua. Allora, io ho cercato di semplificarvi tutto. Voi comunque ricordatevi, come ho detto prima, fate sempre fede a quelle che sono le istruzioni. Allora,
Io userò un lubrificante, questo per asciugare il grasso in eccesso, e un cacciavite a stella. È tutto in metallo. Abbiamo questi che sono la sezione del cilindro dell'ammortizzatore. Ho messo un po' più di luce, spero si veda meglio. Abbiamo questi due che sono il corpo cilindro dell'ammortizzatore. Ok. Abbiamo questi che sono i bracci dell'ammortizzatore. E infine questi che sono i due supporti, sempre ovviamente, dell'ammortizzatore. Due serie di viti LM e DM, come potete vedere, contraddistinte tutte e due dal colore nero, e ricordatevi che la lettera finale, la M, in questo caso vuol dire metallo, quindi destinate ad essere avvitate sul metallo. Ecco perché io mi sono già andato a creare i filetti prima. La prima cosa che ho fatto, ho preso questa, tutte e due viti LM, e sono andato ad avvitarmele qui. Ovviamente prima di avvitarle, questo lo faccio vedere alle persone che mi vedono per la prima volta, perché ormai i miei iscritti lo sanno fare meglio di me. Come potete vedere, qui è già presente il filetto, ovviamente, perché ho appena tolto la vite. Eccolo lì. Basterà intingere una sola vite, in questo caso, come vi ho appena detto, è la LM, la bagnata appena appena, e vi andate a creare uno e due filetti. Fate la stessa cosa con questi, però attenzione, perché qui ovviamente le viti non sono quelle, ma sono le DM, queste. E anche l'entrata della vite, vi faccio vedere, deve essere corretta, perché potete avvitare sia da una parte che dall'altra, ma la vite va messa solo da un lato. Quindi a questo punto, guardate, questa è la sinistra, quindi abbiamo la L, vedete, e la vite io l'ho messa di qua. Qui abbiamo la lettera R e la vite l'ho messa di qua. Una cosa importante, quando troverete i pezzi in qualsiasi costruzione che farete così, dove avete queste due parti staccate, se vi ricordate, almeno per chi mi segue, ve lo spiegai già una volta, fate molta attenzione quando inserite la vite a metterla diritta, perpendicolare al pezzo, e quando arrivate in fondo, vi faccio vedere, guardate dietro se vedete la testa della vite, perché se questa è storta e voi avvitate, è ovvio che la vite non riuscirà a passare attraverso il foro, ma punterà sul metallo. Due sono le cose che vi possono accadere: o che si allarghino queste due parti e le spezzate perché non ve ne accorgete, perché questo è zama, oppure vi si strappa questo filetto, perché ovviamente voi avvitate, ma questa non sta uscendo dall'altra parte, si punta qui
e strappate il filetto. Quindi attenzione, vedete? La testa è lì, quindi io avvito tranquillamente, la vedete? Bene, fatto questo, abbiamo questi due pezzi che, come ci dice a pagina 5, qui, non occorre distinguere i due pezzi 31C perché sono tra loro uguali e interscambiabili. Vuol dire che possiamo usarlo sia dalla destra che dalla sinistra, però così, giusto per una mia organizzazione, qua vedo che abbiamo il numero 1, lo mettiamo qui, il numero 2 e lo mettiamo qui. Poi abbiamo il numero 1 e lo mettiamo qui, e il 2 e lo mettiamo qui. Controllateli sempre i pezzi, non date per scontato che siano corretti, perché potrebbero essere sbagliati, cioè che vi sono stati dati nei blister in maniera non corretta. Controllateli sempre. Ecco, questo invece è importante. Attenzione. Qui abbiamo la lettera R, che io non riesco a farvi vedere. Eccola lì. E qui abbiamo la lettera L. Ovviamente la L in lingua inglese è sinistra e la R è destra. Quindi mettiamo che nella L1, o meglio scusatemi, nel numero 1, vi ricordate che abbiamo un attimo, ok, vi ricordate che ho diviso 1 con 1 e 2 con 2, bene, la lettera L io la metto dove c'è il numero 1 e la R nel numero 2, bene, questo è il destro, lo mettiamo via momentaneamente, lavoriamo sul sinistro, perfetto, guardate adesso che semplicità. Allora, vado a svitarmi questa vite, ok, prendo questo, ricordatevi che stiamo lavorando sui due pezzi dove c'è all'interno scritto numero 1, prendiamo questo dove c'è scritto L e guardate l'inclinazione, è normale che siano così, devono essere così piegate, la mettiamo così verso il basso, guardate. Ok? Bene, poi prendiamo questo, abbiamo questo perno che deve andarsi a inserire qui in questo spazio, quindi inseriamo il perno e poi andiamo a premere in giù, ecco qua. Adesso possiamo andare a chiudere con la vite LM il nostro pezzo. Giriamo il cacciavite al contrario, evitiamo. Ovviamente girate il cacciavite al contrario solo se avete creato i filetti e vi consiglio di crearveli. Bene, questo è libero di scorrere, ovviamente poi ci sarà all'interno la molla. Ricordatevi che vi basterà poi guardare questa lettera per sapere che la L è il sinistro e il destro è la R. Adesso andiamo a prendere l'altro pezzo, sempre L. Eccolo qui. Vi basterà guardare questo disegno, se avete montato correttamente questo pezzo con l'inclinazione da questa parte, sarà molto semplice perché vi fa vedere la vite, eccola qui. Perfetto. Andiamo a svitare questa, che è la vite di M. Non servirà a toglierla tutta.
eccola qui, e avvitiamo. Stringete pure forte, perché tanto sarà libero di muoversi ugualmente. E siamo arrivati qua. Guardate, questo pezzo è stato montato correttamente. Vedete? Abbiamo le due viti dallo stesso lato e questo è il sinistro. Avete il riferimento qua sopra. Bene, adesso andiamo a prendere il destro. Questo qui è il numero 2, lettera R, e lo inseriamo così, con la parte piegata che va verso il basso. Ecco qua. Chiaro? Così è verso l'alto, la parte aperta e questo che va in giù. Svitiamo la vite LM che ho avvitato prima per crearmi il filetto e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima per l'ammortizzatore sinistro, adesso lo facciamo per il destro. Quando inserite, schiacciate anche in giù e allineate le parti qui. E chiudiamo con la vite LM. Iscrivetevi al canale di Michele Armonica perché è il canale che non si limita al solo montaggio, ma vi segue passo passo su tutti i montaggi, ovviamente dei modellini che andrò io a costruire, limitatamente a quelle che sono le mie possibilità economiche. Bene, a questo punto, eccoci qua, se guardate questo disegno, questa è una cosa in più che vi dico, abbiamo la vite, e qui c'è la vite, abbiamo la lettera R e qui potete vedere la lettera R, quindi è perfetto così. Svitiamo la vite DM che abbiamo messo prima qui, la svitiamo solo per consentire l'entrata del pezzo, ecco fatto, e sempre come in figura facciamo questo e abbiamo finito il montaggio. Saluto Michele, mi ha chiesto di salutarlo, ciao Michele, e saluto Stefano Crisci, ciao Stefano. Ecco qua, e abbiamo finito. Adesso poi, prima di salutarci, andrò a prendere tutti i pezzi che ho montato fino a questo numero, il 31, e farò una rappresentazione per vedere appunto dove siamo arrivati. Ecco qua. Questo è il montaggio che abbiamo ottenuto. Ok. Tutto metallo, non c'è un solo pezzo di plastica, ma giusto per dirla così, perché anche qualora ci fosse stato, non importa. Ecco fatto. Bene, vado a prendere tutto quello che ho montato e ci vediamo dopo. Eccoci di nuovo insieme. Questo è quello che abbiamo montato. Io uso il plurale, lo sapete, perché per me, essendo voi la vita del canale, ovviamente vi rendo partecipi di tutto, fino all'uscita numero 31. Parafango, tutto in metallo, freccia, sarà poi
illuminata da un LED, la scritta Gran Torino in rilievo, bellissima. Guardate quest'opera d'arte, un musetto meraviglioso, anche questo, tutto ciò che vedete in rosso e la targa e la retina è tutto in metallo, e ovviamente tutti i fari saranno illuminati dal LED. Questo è quello che abbiamo montato adesso. Differenziale, guardate le crociere, che spettacolo, come quella vera. Questo è un pezzo tutto in metallo, solo questa copertura è in plastica, tutto il resto è metallo. Il motore, praticamente qui giriamo la chiave e parte. Sembra vero. Un attimo che cerco di dare un po' più di luce, se ce la faccio. Ok, ecco qua. Mi raccomando, seguitemi, perché adesso vado subito a preparare il video dell'uscita numero 32 e poi, per finire, almeno per questo ultimo pacco che ho ricevuto, andrò anche a preparare l'uscita numero 33. Poi pubblicherò, ovviamente, oltre che qui sul canale, anche sul gruppo Facebook dedicato. Ecco qui. Ricordatevi di incollarvi tutti i fili, io l'ho fatto, ve l'ho consigliato, perché con il tempo si dilatano e vi si staccano. Tutto metallo. E questo è il lampeggiante. Non è funzionante, però, visto che lo davano, se non ricordo male, con la prima uscita, uno può anche provare a modificarselo, dal momento che penso anche voi, così come me, abbiate acquistato più numeri 1. Bene, ecco qua. Con questo Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo. Grazie ragazzi, mi raccomando, ricordatevi, a voi costa nulla e a me date qualche briciola. Non saltate le pubblicità. Se davvero mi volete aiutare, non saltate le pubblicità. Fatele scorrere fino alla fine. Lo so che ci sono delle pubblicità che sono lunghe, ma come posso dirvi, un minimo di sacrificio per Michele. Ciao ragazzi, grazie di tutto, grazie del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari.